Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Guardate qua, una stampante a delta, una stampante 3D più alta di me. È la FL Sun V400, una delle stampanti più richieste ultimamente, quasi introvabile per un certo periodo, ma che adesso è ritornata finalmente in commercio. È una delle poche stampanti che anziché diminuire di prezzo sta aumentando, perché è davvero una fantastica stampante che riesce a stampare velocemente V400 perché stampa 400 mm al secondo. Funziona con Clipper grazie a questo tablet che ha un vero e proprio computer integrato. E a proposito di computer, si può collegare anche al computer, ma ora vi farò vedere tutto per bene da vicino. Allora, io voglio fare questa recensione facendo la prima stampa davanti a voi. Voglio stampare la mano della famiglia Adams, quindi ho già preparato tutto il file. Man mano che la stampante lavora io vi spiegherò il tutto, e lavorerà collegata a questa power station della All Power. Voglio vedere effettivamente se riesce a reggere e quanto tempo dura, considerando che nel periodo di massimo lavoro, quindi mentre riscalda il nozzle, il piatto di stampa eccetera, consuma circa 400 watt. Non mi immagino chissà quante ore di lavoro, ma vedremo. Tra l'altro, se si dovesse interrompere, testeremo anche il riavvio della stampa dopo l'interruzione della corrente elettrica. Quindi mettiamoci al lavoro, cambiamo inquadratura e diamoci da fare. Ovviamente prima facciamo un paio di riprese panoramiche. Voglio farvi vedere la stampante in tutti i suoi dettagli, quindi con questi braccetti con giunti sferici che tengono il nostro estrusore. Tra l'altro è una, forse l'unica stampante a delta con estrusore direct drive, che anziché essere il classico motore pesante, in questo caso ha questo piccolo motore che rende tutto più leggero. Sulla parte bassa ha anche questi LED, quindi un hot-end diversa da tutte le altre stampanti a delta, ma tutta la stampante effettivamente è completamente diversa da tutte le stampanti a delta che avete visto finora. Guardate che piatto di stampa enorme, da 30 cm di diametro, e l'altezza di stampa è di 410 mm. Ovviamente braccetti in fibra di carbonio, vera fibra di carbonio, leggerissimi, e tutti i profili sono in alluminio fatti molto bene, robusti, montaggio facilissimo perché ci sono solo 4 viti sulla parte alta, 4 viti sulla parte bassa, e una volta uniti fra di loro questi profili alla base e alla parte superiore, la stampante è pronta. Qua abbiamo anche delle connessioni, si tratta di semplici connettori con due pin con dei colori ed è impossibile sbagliare, e questo è sensore di fine filamento. Più in alto troviamo la scritta FL Sun, tra l'altro retroilluminata ma che si può anche spegnere, e questo è il reggibobina. Sto usando il filamento che si trova nella confezione, quindi sicuramente non sarà un filamento di altissima qualità, ma io sono fiducioso. Questo quindi è il piccolo computerino. All'interno abbiamo Clipper e ci permette di fare diverse operazioni. In questo caso, avendo fatto già il preriscaldamento, siamo nella schermata delle temperature, ma abbiamo tantissime funzioni, tantissime impostazioni e informazioni. Questo è il grafico per esempio delle temperature che abbiamo impostato. Da qua possiamo muovere vari assi, possiamo agire per dare dei comandi alla macchina. E qua invece abbiamo l'elenco, grazie a questa USB, come vedete abbiamo diverse prese USB, dove possiamo contenere i nostri file da stampare. Basta premere sulla freccetta e avremo l'elenco, ma prima di tutto va fatto il livellamento del piatto. Quindi vi faccio vedere come funziona, ma per questo eventualmente metterò una schermata accelerata. Allora, è tutto così grande, grandioso, che non rientra nell'inquadratura. Quindi solleverò il tablet per farvi vedere quello che faccio, quindi le varie impostazioni. Diamo quindi il comando per il livellamento, impostazioni, livellamento del letto, calibra. Dovete prima di tutto mettere questo dispositivo che va collegato sulla parte alta e serve come sensore per poter fare il livellamento. Quindi confermiamo di averlo posizionato nel suo alloggiamento, diamo continua. A questo punto si abbasserà e farà dei check per la calibrazione del piatto. Il sensore comunicherà le varie distanze e le varie misure. Prenderà solo poche misurazioni in questo caso, ma quando faremo il livellamento del piatto si sposterà, se non sbaglio, su una ventina di punti. Adesso vi farò vedere. Ovviamente queste riprese saranno tutte accelerate e forse è anche il caso che io cambi inquadratura, altrimenti non vedrete granché. Quindi in questo caso, come vedete, sta facendo dei check. Dopodiché potremo fare il vero e proprio livellamento del piatto. Ok, adesso va in homing. Dopodiché potremo fare il vero e proprio livellamento, sempre lasciando l'accessorio al suo posto. E anche sul computer abbiamo le stesse informazioni per quanto riguarda sia il grafico delle temperature che tutto ciò che la macchina sta facendo. Quindi continuiamo con il livellamento. Confermiamo di avere posizionato l'accessorio
A questo punto avremo il vero e proprio livellamento che consisterà in alcuni check in più punti del piatto. Mettiamo però un'inquadratura accelerata. E tra l'altro è anche silenziosa, si sente solo il click del sensore e il movimento di vari assi effettivamente non è assolutamente rumoroso. Ovviamente questa procedura va fatta quando il piatto di stampa e il nozzle hanno la temperatura adatta per poter stampare, quindi la stessa temperatura che imposterete nello slicer quando farete appunto tutta la progettazione del file da stampare. A questo punto si solleva e ci dà la possibilità di calibrare l'asse Z. Utilizzerò il foglietto che troviamo all'interno della confezione dove c'è la descrizione dei vari componenti. Per calibrare l'asse Z premiamo sull'apposito comando, quindi sposta Z a 0. A questo punto mi avvisa di rimuovere l'accessorio che ho messo per fare la calibrazione, che a differenza delle altre stampanti a delta, sempre FL Sun, posso mettere sulla parte alta senza avere alcun fastidio, quindi non è necessario ogni volta staccare lo spinotto. Confermo di averlo rimosso, a questo punto si abbasserà e mi darà la possibilità tramite questo foglietto di calibrare l'asse Z in modo da avere la giusta distanza. Il foglio deve rimanere appena trattenuto dal nozzle, non deve rimanere né bloccato e neanche muoversi liberamente. Con quest'altro comando invece possiamo calibrare e possiamo decidere se abbassare oppure alzare tramite Z più e Z meno, eppure di quanto dobbiamo alzare e di quanto dobbiamo abbassare, quindi 001, 05, 01 eccetera. Cominciamo con 01. Ok. Per me questa distanza va bene, sento il foglio trattenuto, ma riesco comunque a muoverlo. Abbiamo impostato la distanza corretta e la stampante è pronta per poter lavorare. Non rimane che caricare il file e dare l'ok. E allora ho posizionato anche un tablet che sta facendo il time lapse per questa stampa. Possiamo agire quindi sia dal nostro monitor, dal tablet con Clipper, oppure dal computer dove troviamo appunto lo stesso grafico, le stesse informazioni. Agiamo direttamente da Clipper, diamo l'ok e vediamo come si comporta. Poi ovviamente vi farò qualche altra descrizione, vi farò vedere il contenuto della confezione e faremo una panoramica anche del tablet. Questo era il file che avevo preparato con le impostazioni della Super Razer, cambiando alcuni parametri su cura, ma viene dato in dotazione all'interno di questa chiavetta anche cura versione 5 dove troviamo le impostazioni pronte per questa stampante. Quindi premiamo su stampa per questo file, diamo l'ok, si alza, farà l'homing, dovrebbe stampare alla massima velocità, tranne ovviamente i primi strati e i punti in cui il file è piccolo. In questo caso, essendo la mano, ci saranno le dita, ci saranno il polso e altre parti dove il diametro è ridotto. Sta facendo il brim per l'adesione al piatto di stampa. Comunque già così è velocissimo. Queste sono riprese in tempo reale. Questo innanzitutto è il menu che riguarda il controllo della stampa, quindi tutti i vari parametri per quanto riguarda la temperatura, per quanto riguarda tutte le varie opzioni di interruzione, di pausa eccetera. Ovviamente può essere impostato sia in italiano che in altre lingue, ma quando accenderete la stampante troverete il menu e tutte le varie impostazioni scritte in lingua inglese. Qua in basso, come vedete, abbiamo la velocità che attualmente è a 50 mm al secondo. Già comunque è una velocità elevata, è solo il primo strato, ma vedremo come stamperà quando arriveremo nei punti più interessanti, quindi con la velocità massima che questo file consente. Navighiamo quindi nel menu, vediamo quello che ci permette di fare durante la fase di stampa. Premiamo il tastino CTRL e come vedete abbiamo la possibilità sia di agire sui parametri che riguardano la stampante che sui parametri che riguardano eventuali accessori. Quindi proviamo per esempio ad accendere la luce. Qua abbiamo la possibilità di accendere sia la luce del logo, quindi la scritta FL Sun sulla parte alta, che io voglio lasciare acceso, ma possiamo accendere anche i LED direttamente sull'hotend,
in questo caso sono spenti, ma se io li accendo, quindi premendo questo tastino, avremo l'illuminazione sulla parte bassa, quindi come vedete abbiamo il nostro pezzo illuminato. Il piatto di stampa è in pay, è magnetico, è flessibile, poi quando finirà la stampa vi farò vedere ovviamente come si stacca il pezzo, e il pay è attualmente il piatto di stampa migliore che si possa trovare, quindi su questa stampante hanno messo tutto un concentrato di ciò che è meglio per quanto riguarda le stampanti 3D. Per quanto riguarda la regolazione della tensione delle cinghie, che vedete scorrere qua all'interno dei profili, abbiamo la possibilità di agire su delle rotelle. Serve a regolare la tensione della cinghia in modo da avere la tensione corretta su tutti e tre i profili. Per adesso sta consumando una media di 120 watt, siamo al 73%, ho iniziato con una carica intermedia. Diamo un'occhiata anche al nostro pannello di controllo da computer. Allora, io l'ho tradotto in italiano, quindi dashboard ha tradotto cruscotto e abbiamo tutte le informazioni principali sulla nostra stampante. In questo caso, come vedete, spostando il cursore abbiamo tutte le varie temperature in base a dove posiziono il cursore. Sulla destra si va aggiornando con tutte le varie informazioni, la possibilità di inserire una webcam, console, mappa dell'altezza, ci sono alcune voci che ancora non ho studiato. Comunque come grafica è davvero eccezionale, fatta benissimo. Visualizzatore G-Code invece ci fa vedere il movimento del nostro nozzle, quindi quello che sta facendo, poi cronologia, e in questo caso vediamo che ci sono già alcune cose, alcune prove, perché FL Sun prova le stampanti prima di inviarle, e in questo caso già questa stampante che ho appena acceso ha lavorato 1 ora e 24, e questi sono i file che hanno testato. Timelapse, quindi ci dà la possibilità, grazie eventualmente ad una webcam collegata, di creare dei timelapse, e su macchina possiamo dare alcune impostazioni, praticamente quello che abbiamo nel nostro pannellino e che ritroviamo anche sul computer. Ma continuiamo a guardare, guardate la qualità. Adesso sta lavorando davvero velocemente. Allora, adesso la velocità, come vedete, oscilla tra 120 e 168, ci sono picchi di 400, come vedete, che è la velocità massima che può raggiungere questa stampante. E guardate, sembra esaltata, quindi sta andando comunque velocissima. Poi dal timelapse spero che si veda bene, anche se mi sto accorgendo che è un po' sovraesposto, quindi quasi quasi io spengo questi LED, perché altrimenti il timelapse non viene benissimo. Ok, adesso si vede molto meglio, spero che il risultato finale sia gradevole. In questo momento abbiamo un consumo di 185-180 watt. Diamo un'occhiata generale anche sulla parte alta. Come vedete ci sono i profili nei quali non ho voluto mettere le coperture in questo momento. Questo è il reggibobina, e qua abbiamo questo tubicino in teflon dietro al cavo del sensore che ho posizionato sulla parte alta, che poi scorre, va a finire dentro questo tubicino, che a sua volta passa dal sensore di fine filamento e poi va giù fino al nostro tend per raggiungere il nozzle, e quindi depositarsi strato dopo strato sul piatto di stampa per creare il nostro oggetto. Anche se adesso che la stampante sta correndo, effettivamente è un po' più rumorosa rispetto a poco fa, quando ha fatto il livellamento del piatto si muoveva molto lentamente ed era molto più silenziosa. Ma comunque non è una stampante rumorosa, essendo veloce ovviamente i rumori si amplificano, e nel mio caso specifico, essendo poggiato sul bancone in legno, fa da cassa armonica. All'interno della confezione c'è anche una ricca dotazione all'interno di questa bustina, dove troviamo una pezzetta per pulire il piazzo di stampa, poi questo grasso che va messo nei giunti sferici, comunque arrivano già ingrassati, un pennellino, questa è una tronchesina per poter tagliare il filamento, che vi ricordo che va tagliato a 45 gradi per poter entrare perfettamente sia nell'estrusore che nei vari tubicini. Poi chiave a brugola, sensori, sondine eccetera, e anche un pezzettino di tubicino di ricambio, quello che serve per farla funzionare, ma arriva praticamente già pronta. Ragazzi, basta semplicemente avvitare 4 viti sulla parte alta e 4 viti sulla parte bassa. Come vedete qua in basso abbiamo questo LED che lampeggia, perché qua giù abbiamo delle schede che ci permettono appunto di comunicare tramite questo cavo con il computerino che contiene il sistema operativo Clipper. E avendo il piatto di stampa fermo, non avendo nulla che crei inerzia e movimenti indesiderati,
Questo pezzo, anche se come vedete come adesione al piatto ha pochissimo, perché questi cerchietti che vedete sono le dita della mano e saranno, a parte i supporti centrali, gli unici sostegni dell'intero pezzo, cosa che con stampanti cartesiani non si potrebbero ottenere perché le inerzie farebbero staccare il pezzo. Ok, adesso la stampante sta accelerando, siamo quasi tutto il tempo a 400 mm al secondo. Ci sono solamente alcuni momenti in cui si sposta e i movimenti sono leggermente più lenti, però come vedete quasi tutto il tempo alla massima velocità. E per questa stampa, che con altre stampanti mi richiedeva circa 20 ore, con le impostazioni che ho dato mi ha richiesto solo 5 ore e mezzo. Secondo me questa stampa è una scommessa con la forza di gravità. Perché da questi cerchietti, quello che sta facendo adesso e gli altri 4, quindi 5 cerchietti, dovranno nascere le 5 dita che convergeranno verso il centro. Ho messo 25 giri di brim sperando che bastino, non lo so, vediamo, forse ho esagerato un pochettino, ma sono molto fiducioso. Questa stampante dovrebbe riuscire già in questo modo, sono in un equilibrio precario e ancora abbiamo almeno 7-8 cm che devono convergere verso il centro a creare il palmo della mano. Vedremo, dai, ci facciamo 2 risate casomai e poi lo farò con la mano posizionata sotto sopra, quindi con il polso poggiato sul piatto di stampa e le dita verso l'alto. Questo invece è il manuale di istruzioni che trovate poi anche all'interno della memory card in formato PDF, insieme appunto al programma cura e a tante altre informazioni. Ma all'interno della memory card, che poi non è una memory card ma e questa piccola penna USB da 4 GB, trovate anche dei file di esempio per poter fare le prime stampe. Questo è il contenuto all'interno della confezione, quindi vari componenti. Questi sono tutti i componenti che appunto compongono la stampante e questi invece sono gli accessori che vi ho fatto vedere poco fa, tra cui anche 200 grammi di filamento. E qua trovate tutta la spiegazione di come va montata, ma è davvero molto semplice. Basta posizionare 2 pezzi in orizzontale sia con la scritta FL Sun che con la parte liscia della base rivolti verso di voi, e dopodiché la ruoterete avvitando 4 viti in alto e 4 viti in basso. Osserviamo pure il nostro tend. Come vedete abbiamo sulla parte posteriore questo estrusore di forma cilindrica, abbiamo questa vite con questa molla che ci serve a inserire il filamento. Una volta spostato ci facilita nel lavoro, ma possiamo utilizzare il comando direttamente sul nostro display per inserire e disinserire il filamento. E anche il sistema di raffreddamento è eccezionale, perché riesce a raffreddare il filamento, come vedete, grazie a questi 2 bocchettoni laterali, sia da destra che da sinistra, a differenza di molte stampanti che invece hanno il getto dell'aria rivolto solo in un senso. Ma io direi di lasciarla lavorare ancora un poco, poi torniamo e vediamo su per giù a metà del lavoro come si sta evolvendo la nostra stampa, sperando di trovare tutto ancora in piedi. Sembra comunque che il consumo si stia stabilizzando attorno a 180 watt, 170-180 watt. E allora ragazzi, sono passate fino ad ora 3 ore e un quarto, abbiamo raggiunto il 55% del lavoro, quindi siamo a metà del lavoro. La mano sta venendo benissimo, guardate, nonostante quindi le varie pendenze è riuscito a stampare le dita senza problemi. E a parte un minimo di filamenti da questa parte nei supporti quasi invisibili, pochissimi capellini, possiamo dire che sta avvenendo benissimo senza nessun problema. Anche la Power Station ha lavorato per 3 ore e mezza partendo da circa il 70%, 160 watt adesso di consumo, ma abbiamo avuto una media anche di 180-200 e siamo al 21% di ricarica. Penso che non riuscirò a completare la stampa, però finora eccezionale. E lo sapevo che dovevo combinare qualche cosa, non lo immaginavo perché stava riuscendo troppo bene. Cosa ho fatto? Ho interrotto la stampa in modo anomalo. Questa stampante ha la possibilità di riprendere il processo di stampa nel caso in cui finisca il filamento grazie al sensore di fine filamento e nel caso in cui vada via la corrente. Però io cosa ho fatto? Ho alimentato la Power Station, che a sua volta alimentava la stampante mentre era tutto in funzione, quindi l'alimentazione per la stampante si è ridotta di colpo, non riuscendo più ad alimentare la stampante ma alimentando ancora Clipper.
Quindi questo ha creato un conflitto, perché o si spegne tutto oppure si attiva tutto. In questo caso funzionava solo una delle due cose, quindi la stampante si è interrotta. Anzi, vi metto comunque il time lapse, guardate come stava riuscendo a stampare e come nonostante la pendenza delle dita, quindi il fatto che eventualmente potessero effettivamente cadere, non si sono assolutamente staccate. Quindi l'adesione piatto di stampa funziona bene, ha un'ottima tenuta. Quindi stacchiamo il piatto, che è magnetico e ha pure un'ottima adesione, e vi faccio vedere quello che aveva fatto. Ragazzi, perfetto, stava riuscendo benissimo. A 400 mm al minuto ottenere questi risultati è quasi impossibile, quindi vediamo pure come si staccano i filamenti, i supporti, scusate, a meraviglia. Guardate come stava venendo bene. Il video non finisce qua, voglio stamparla completa e vi farò vedere come verrà. Va bene, comunque la stampante mi piace tantissimo. Comunque nulla è perduto, in un modo o in un altro si cerca di recuperare. Ci starà così? Vabbè, troveremo un altro modo per utilizzarla. Andiamo a stampare l'altra. E oggi siamo all'indomani, voi lo state vedendo in modo consecutivo nel video, ma in realtà sono passate 24 ore. Ho stampato due mani, una, la prima, quella di colore bianco, una di colore rosso che ho regalato ad un amico che me l'aveva chiesto, e questa invece bianco effetto marmo, che ho provato a toccare. Ragazzi, già si è staccato, quindi quando il piatto si raffredda, il pezzo si stacca automaticamente. Guardate la qualità anche in questo caso, eccezionale, a 400 mm al secondo. Proviamo a staccare i supporti. Si staccano in un attimo, ho utilizzato supporti ad albero. Potevo stamparla al contrario, però avendo questa parte con questa finitura non volevo rovinarla con i supporti. Ragazzi, una qualità eccezionale, venuta davvero benissimo, sia quella rossa, quella di colore bianco che avete visto adesso sta tenendo una tazza, anziché però messa così l'ho messa sotto sopra, in questo modo è molto più bella. Quindi una stampante che funziona benissimo, che riesce a stampare i pezzi con un'altissima definizione. Peccato però che abbia utilizzato la Power Station. Volevo fare un esperimento. Se vi accorgete che faccio altri esperimenti, fermatemi, perché questo ha causato l'interruzione del primo pezzo che ho stampato, perché appunto mancando l'alimentazione in modo anomalo non è andata in arresto nel modo che possa consentire di riprendere la stampa. Il Gripper è rimasto attivato, ma la stampante ha interrotto la stampa, quindi insomma non è riuscito a riprenderlo. Ma questa stampante, nel caso in cui finisca il filamento eccetera, riesce a riprendere la stampa dal punto in cui si era interrotta. Per me un ottimo prodotto, io vi lascerò il link per poterlo acquistare, poter vedere tutte le caratteristiche, e se mi riesce anche un codice di sconto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!